Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Nel suo libro Partire dal perché, Simon Sinek esplora il potere della motivazione e dell'ispirazione nel contesto del business e della leadership. Sinek utilizza il suo concetto del Golden Circle per spiegare come le grandi aziende e i leader di successo non si limitano a dire cosa fanno o come lo fanno, ma comunicano anche il loro perché, ovvero la loro missione profonda e il motivo che li spinge ad agire. Attraverso una narrazione incisiva e casi studio di aziende iconiche come Apple e leader influenti come Martin Luther King Jr., Sinek mostra come partire dal perché possa motivare e coinvolgere collaboratori e clienti. Questo approccio non solo favorisce un ambiente di lavoro più sano e produttivo, ma crea anche una base solida per la fidelizzazione dei clienti e il successo a lungo termine di un'impresa. La lettura di questo libro è un viaggio affascinante nel mondo dell'ispirazione, della leadership e del significato e rappresenta un invito a riflettere su ciò che veramente conta nel nostro lavoro e nella nostra vita. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il Golden Circle. Il concetto di Golden Circle è centrale nel pensiero di Simon Sinek e rappresenta un modello utile per comprendere come le aziende e i leader di successo comunicano. Il Golden Circle è composto da 3 cerchi concentrici che rappresentano cosa, come e perché. Mentre la maggior parte delle aziende inizia dalla parte esterna del cerchio, ovvero parlando di ciò che fanno e di come lo fanno, Sinek sostiene che le aziende più ispiratrici partano dal centro, dal perché. Il perché rappresenta la motivazione profonda che guida un'organizzazione. Quando un'azienda riesce a comunicare chiaramente il proprio perché, riesce a stabilire una connessione emotiva con clienti e collaboratori, creando così un senso di appartenenza e di motivazione. Ad esempio, Apple non vende solo prodotti, ma condivide una visione di innovazione e cambiamento che ispira milioni di persone. Partendo dal perché, le aziende non solo guadagnano la fiducia dei clienti, ma riescono anche a fidelizzarli nel lungo termine. Secondo, il potere dell'ispirazione. L'ispirazione è un tema centrale nel libro di Sinek. A differenza della semplice motivazione, che può essere influenzata da fattori esteriori, l'ispirazione nasce dall'interno e genera un sentimento di passione che spinge le persone a impegnarsi attivamente. Sinek sottolinea che i leader che riescono a ispirare i loro collaboratori e clienti non lo fanno attraverso incentivi materiali, ma attraverso una visione chiara e un senso condiviso di scopo. Essa permette di dar vita a una cultura aziendale vibrante e alla capacità di attrarre i talenti migliori. Un esempio concreto è Martin Luther King Jr., il cui discorso I Have a Dream non si concentrava su cosa avrebbe fatto, ma su ciò in cui credeva profondamente. Le persone sono state ispirate non solo dalla sua eloquenza, ma dalla autenticità e dalla passione che traspariva dalle sue parole. Questo dimostra che l'ispirazione è una forza potente che può muovere le masse e cambiare il corso della storia. Terzo, il ruolo della fiducia. La fiducia è un argomento cruciale nel pensiero di Sinek. Senza un perché chiaro è difficile costruire un legame di fiducia tra un'organizzazione e le persone che ne fanno parte. Quando i leader comunicano il loro perché, creano un contesto di trasparenza e autenticità che consente alla fiducia di svilupparsi nel tempo. Sinek illustra come le aziende che operano con chiarezza e coerenza rispetto al loro scopo siano in grado di attrarre e mantenere clienti fedeli, disposto a rimanere anche in tempi difficili. La fiducia si costruisce attraverso la coerenza delle azioni e dei valori, e un leader ispirato ha la capacità di trasmettere questa fiducia non solo al proprio team, ma anche ai propri clienti. Le aziende come Southwest Airlines, che si concentrano su un perché distintivo, riescono a costruire una cultura forte che ricompensa la fiducia e il supporto reciproco, creando un circolo virtuoso di soddisfazione e successo. Quarto, l'importanza della cultura aziendale. La cultura aziendale gioca un ruolo fondamentale nella realizzazione del perché di un'organizzazione.
Sinek evidenzia che una cultura aziendale ispiratrice porta non solo a dipendenti più felici e motivati, ma anche a migliori risultati aziendali. Le aziende che definiscono chiaramente il loro perché tendono a attrarre persone che condividono gli stessi valori e la stessa missione, creando un ambiente di lavoro collaborativo e stimolante. Sinek usa diversi esempi di grandi aziende che hanno costruito culture forti basate sui loro valori fondanti. Quando le persone si sentono parte di una cultura che risuona con il loro perché, vi è un maggiore impegno, produttività e creatività. Inoltre, una cultura forte contribuisce a trattenere i talenti e a mantenere un turnover ridotto. Affinché la cultura aziendale abbia successo, deve essere alimentata dai leader che sono pronti a vivere i valori e il perché ogni giorno, creando così una base solida per una crescita sostenibile. Infine, applicare il perché nella vita personale. Simon Sinek non si limita a parlare di organizzazioni e aziende. Il suo concetto di perché è applicabile anche alla vita personale di ogni individuo. Ogni persona ha un perché unico che può guidare le loro scelte, decisioni e relazioni. Identificare il proprio perché non è solo un esercizio di introspezione, ma una chiave per vivere una vita più soddisfacente e significativa. Sinek incoraggia i lettori a riflettere su ciò che stanno cercando di ottenere e sul motivo che li spinge a perseguire determinati obiettivi. Compiti e sfide quotidiane assumono un nuovo significato quando sono allineati con il nostro perché. Le persone che vivono in sintonia con il proprio scopo sono più resilienti di fronte alle difficoltà e hanno maggiori probabilità di trovare soddisfazione nel lavoro e nella vita personale. Abbracciare il proprio perché consente di fare scelte consapevoli e di spingersi verso il proprio potenziale più elevato. In conclusione, Partire dal perché è un libro essenziale per chiunque voglia comprendere l'importanza di ispirare se stessi e gli altri. È particolarmente utile per leader, manager e professionisti che desiderano costruire una cultura organizzativa positiva e motivante. Attraverso una lettura di questo libro, i lettori non solo scopriranno come comunicare efficacemente il proprio perché, ma apprenderanno anche come questo influisca sulla loro vita personale. Che tu sia un imprenditore che avvia una nuova azienda, un manager che gestisce un team o semplicemente un individuo che cerca una maggiore chiarezza sui propri obiettivi, questo libro offre strumenti pratici e intuizioni profonde. Imparare a partire dal perché non è solo un modo per migliorare la tua carriera, ma ha anche il potenziale di trasformare il tuo modo di vedere la vita, permettendoti di perseguire ciò che è davvero significativo per te. Concludendo, la lettura di Partire dal perché è un passaggio fondamentale per coloro che desiderano ottenere successo non solo nel business, ma anche nella propria vita personale. Essa offre una nuova prospettiva su come ispirare e motivare noi stessi e gli altri, aprendo la strada verso una vita più piena e soddisfacente. Se vuoi supportare Simon Sinek, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.